Buongiorno, benvenuti sul mio canale Astro Tarotina. Oggi parleremo di nuovo dei 4 elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Dico di nuovo perché esistono già dei video, un video per ogni elemento che vi invito ad andare a scoprire sia in astrologia e nei tarocchi. Oggi parleremo di nuovo di questi elementi legati ai tarocchi di Marsiglia, ma più in particolare legati agli onori dei tarocchi di Marsiglia, più in particolare quali semi. Parleremo delle spade e delle coppe. Prima di entrare nei dettagli di questa descrizione, che non è assolutamente esaustiva, come sempre sono degli inviti a scoprire o a riscoprire o a proseguire con altre ricerche personali, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a abbonarvi al canale, a attivare la campanellina delle notifiche, il pollice, tutto quello che sapete già. Un piccolo invito prima di cominciare la descrizione. E oggi vedete che ci accompagnerà in questo viaggio il matto, questa bellissima figurina realizzata da Pierre Treuil e che potete procurarvi se desiderate averla con voi, andando a vedere le informazioni sul sito di Pierre Treuil. Vedete com'è bella e ci accompagnerà appunto in questo viaggio. Allora, noi sappiamo che i tarocchi di Marsiglia sono costituiti da 78 arcani, 22 arcani maggiori, da 1 a 21 più il matto che non ha numero, e 56 arcani cosiddetti minori, appartenenti a 4 semi. Ogni seme corrisponde a uno degli elementi. Allora, vediamo che l'elemento terra corrisponde ai denari, vediamo che l'elemento fuoco corrisponde alle bastoni, vediamo che l'elemento aria corrisponde alle spade, un elemento che analizzeremo un pochino di più oggi, e con l'elemento coppe che corrisponde, l'elemento acqua che corrisponde alle coppe. A sua volta, eccolo qua che si muove, a sua volta questi 56 arcani detti minori sono divisi quindi in 16 onori, fante, regina, re, cavaliere, e in 40 numerali da 1 a 10 per ogni seme. Andiamo a vedere un po' di più nel dettaglio i semi. Allora, le denarie, abbiamo detto, corrispondono all'elemento terra, cioè la materia, la concretizzazione, il bisogno, il lavoro, quindi il denaro, anche il corpo fisico naturalmente. Quindi cosa ci indica in una lettura? Come vediamo il nostro lavoro, come affrontiamo il nostro rapporto col denaro, come ci prendiamo cura del nostro corpo. L'elemento bastoni corrisponde, cioè le bastoni, ci arriva, corrispondono all'elemento fuoco, cioè l'azione, la creazione, il desiderio, l'iniziativa, l'energia vitale e sessuale, la gestione della libido, la salute intesa come circolazione di energia, il lavoro, gli affari, come guadagniamo il denaro. E abbiamo già detto in video precedenti che tutti gli elementi che appartengono a questa famiglia guardano verso il futuro. Il matto vuole muoversi, quindi io lo sposto qua. Questi sono 2 elementi di cui abbiamo già effettuato, esistono già dei video che potete andare a scoprire. Oggi parliamo dell'elemento aria che corrisponde alle spade, lo vedete? Quindi movimento, intelletto, mente, pensieri, creatività, intelligenza, il pensiero che viene prima della parola, che viene prima a sua volta dell'azione, il potere delle idee, come usare questo potere. E poi finiremo con le coppe che rappresentano l'elemento acqua, cioè le emozioni, i sentimenti, l'intuito, la ricettività, la fede, il risveglio verso l'invisibile, l'importanza della parola amore, cioè amare, essere amati, amare l'altro, amare gli altri, e anche naturalmente la spiritualità. E nella coppa del Santo Graal che Giuseppe d'Arimatea ha raccolto il sangue di Cristo. Lo stesso Giuseppe d'Arimatea poi, come vedremo, che metterà a disposizione la sepoltura, il sepolcro che aveva creato, che aveva scavato per se stesso. Poi andiamo a vedere, prima di cominciare l'analisi nel dettaglio delle spade e delle coppe, vedete, questi sono tutti i fanti, vedete come sono belli, sono bellissimi.
per esempio. Queste figure, ho preso i fanti, in una lettura possono rappresentare un personaggio reale, un atteggiamento, uno stato di esperienza dell'elemento che portano, per esempio, o anche una funzione tempo. I fanti che ho in mano, per esempio, sulla durata di un avvenimento possono dire che la durata è incerta. La regina, che è caratterizzata invece da una contemplazione statica, una durata piuttosto lunga, piuttosto stabile, e il re invece il distacco, un cambiamento, come pure il cavaliere, che mi indica sicuramente un rapido mutamento. Ma andiamo a vedere, ecco, questi bei fanti cosa ci indicano? Beh, l'esitazione, cioè il fante si situa fra il dubbio e l'azione, esita, dubita, forse manca di guida, forse è eccessivamente imprudente o troppo prudente, comunque è legato a un'idea di gioventù. Potrebbe essere un progetto giovane, una mente giovane, ha molta energia in genere, tutti e quattro, hanno talento, ma come utilizzeranno il loro potenziale? Sicuramente sono inesperti, hanno bisogno di approfondire ancora, di lavorare sul tema. Le regine, quelle nostre belle 4 regine, rappresentano che cosa? Rappresentano uno stadio in cui stanno sperimentando la conoscenza del loro elemento, lo conoscono, però ancora non hanno finito di conoscerlo e quindi si concentrano sull'elemento. Le vediamo concentrate o comunque che stanno valutando, che stanno maturando qualcosa. È lo stadio dell'esperienza, perché c'è un'evoluzione, la regina può diventare re, in seguito cavaliere, cioè lo scopo è quello di superare una tappa, per cui in genere sono piuttosto centrate su loro stesse, che sia la famiglia, la carriera, il tempo libero, a seconda del seme che portano. C'è anche un'idea di bisogno di sicurezza, quindi di possedere, per esempio. Poi andiamo a vedere i 4 re, i nostri 4 re. I nostri 4 re conoscono, hanno la padronanza del seme che portano, dell'elemento che portano, e lo gestiscono, lo governano con piacere, perché non sono più ossessionate, a differenza della regina, perché già hanno appunto la padronanza del proprio seme e possono guardare verso il futuro. In genere indicano un'idea di efficienza, di buon governo, di buona gestione, un progetto anche che può essere arrivato a termine, e quindi il distacco, perché poi si passa verso qualcosa d'altro. E finiamo con i nostri cavalieri, che sono tutti bellissimi, i nostri cavalieri, eccoli qua, e i cavalieri rappresentano la perfezione del seme. Amano le sfide, quindi nuove sfide. Vediamo che hanno tutti domato la loro animalità, cavalcano il loro cavallo, si muovono, vanno in altre direzioni, perché appunto hanno la perfezione, hanno fatto, come dire, hanno analizzato, studiato a 360 gradi, ora vogliono agire, passare a qualcosa d'altro, padroneggiano questo seme e l'energia che del seme anche l'accettano, e questa energia è chiamata a dissolversi, come abbiamo visto per esempio fra questi 2 cavalieri. Ecco, vedete che per esempio qua il cavaliere di denari già porta un bastone, quindi inaugura il fatto che passerà da denari a bastoni, quindi fine di un ciclo e sicuramente l'inizio di un altro ciclo. Ora andiamo a vedere adesso più in dettaglio le 4 figure legate all'elemento aria e all'elemento acqua. Ecco qua, adesso le rimetto in ordine, vedete che così, vedete che le cose si fanno man mano. Eccoli qua i nostri. Cominciamo quindi dalle spade. Ricordo, le spade sono legate all'elemento aria, rappresentano l'elemento aria, il movimento, l'intelletto, la mente, i pensieri. E vediamo, cominciamo con il fante. Allora, il fante prima di tutto non si capisce se sguaina la spada o la rimetta nel fodero. Potrebbe essere un personaggio femminile, un personaggio maschile, comunque c'è qualcosa ancora, vedete, di non chiaro, si esita, forse anche con la propria appartenenza sessuale, una mancanza di sicurezza, non sa bene cosa fare con le sue idee. Le spade sono le idee, il mondo della mente, riflette, pianifica,
Vediamo che per esempio rispetto all'innamorato lui ha dei piedi, ha delle scarpe rosse, quindi comunque è pronto ad agire. Sappiamo che il fuoco e l'aria, l'abbiamo visto nei video precedenti, sono famiglie che si amalgamano bene, no? Cioè l'aria per esempio risveglia l'entusiasmo del fuoco. Può sembrare un po' distante, un po' freddo come personaggio, però insomma non sa bene come procedere. E poi vediamo la nostra regina di spade. Come tutte le regine, comunque ha un ventre prominente, potremmo dire che porta un nuovo progetto, è brillante, intellettuale, potrebbe essere incinta. Ha uno sguardo, però vedete, lo sguardo di questa regina è un po' triste, è un po' come se fosse ferita, forse trascura il corpo perché è troppo mentale o perché ha scarse emozioni o trattiene l'affetto. C'è qualcosa nell'aria appunto che sembra distaccata, no? È molto logica sicuramente e ama essere riconosciuta per il suo lavoro, è molto seria come regina, no? Forse potrebbe anche indicare una persona forse troppo dogmatica, comunque metodica, tranquilla, che osserva tutti i dettagli, è responsabile, che rispetta le scadenze, che dà ordini chiari, ama tutto ciò che è chiaro, ama molto lavorare, e però per uno scopo naturalmente preciso. E poi vediamo il nostro re di spade. È diverso dal nostro re di denari, è diverso anche dal nostro re di bastoni, ha una postura molto autorevole ed è l'unico della famiglia delle spade a guardare verso il futuro, le altre figure guardano verso il passato. Quindi come dire, ama il successo, è un personaggio di successo, vedete, ha una corona sicuramente, addirittura ha due spade, una spada e uno spadino in cui ci sono delle misure, è raffinato, ha dei piedi molto piccoli, vedete, ha dei piedi veramente piccolissimi, quindi vuol dire quasi che però non è troppo con i piedi per terra, è un intellettuale, non è sicuramente qualcuno che ama ridere o far ridere, sembra quasi un alto funzionario, porta dei principi morali, un senso del dovere, no? Sicuramente ha capacità intellettuali, ripeto, molto forti, una delle quali può essere il discernimento, perché vedete questo spadino con tutte le misure, cioè saper misurare, e sicuramente può sembrare un leader con una buona autostima, una logica implacabile, ha bisogno di controllare, ama i dati concreti, le procedure, il programma, ma potrebbe anche essere soddisfatto di se stesso? Una domanda che ci facciamo. E poi finiamo le spade con il cavaliere di spade. Ora vedete che porta un elmo, quindi molto diverso anche dagli altri cavalieri, cioè è ben protetto. È ben protetto e che cosa fa questo cavaliere, questo guerriero? È l'unico guerriero, se volete, veramente del mazzo. Beh, combatte la mente, combatte i vecchi demoni, parte all'attacco, non ha paura, è ben protetto, appunto, porta un elmo, agisce perché il cavallo, vedete, non è statico, al contrario, il cavallo si impenna, è impetuoso, potrebbe anche rappresentare un cambiamento di stile di vita repentino, progetti che vanno veloci, sicuramente molto convinto, è un cavaliere, di essere nel giusto. C'è un'idea anche di imprevedibilità, di reagire comunque alle situazioni in maniera rapida, anche se prende le sue responsabilità, e comunque c'è sempre questa idea di velocità, un po' adrenalinica, attraverso comunque sempre la ricerca dell'efficienza, dell'efficacia. E concludiamo il nostro excursus con la famiglia delle coppe, le coppe legate all'elemento acqua, eccolo qua, e le coppe mi indicano l'emozione, mi indicano l'intuito, mi indicano i sentimenti, la ricettività. Questo ve lo ricordo, l'abbiamo già analizzato. Cominciamo con il nostro fante di coppe. Sicuramente sembra un hippie, guardatelo, una coroncina di fiori, capelli nei capelli, capelli lunghi, biondi,
come dire, rappresenta quasi una specie di rincorrere sogni impossibili, questo grande calice, questo grande vaso che tiene aperto a livello degli occhi, lo guarda come per dire: ma cosa faccio, cosa non faccio, cosa c'è dentro questo vaso, cammina in punta di piedi, quindi è un personaggio comunque che ispira gentilezza, sicuramente pudico, distaccato. In amore potrebbe rappresentare anche qualcuno di timido, di sincero, di sentimentale, o comunque alla scoperta delle emozioni, perché apre il vaso, ancora non sa cosa c'è dentro. C'è un po' un'idea di eterno adolescente che non conosce bene le sue capacità, sicuramente grande emotività, ipersensibilità. Potrebbe anche essere, dipende appunto dalle letture, un rifiuto dei dogmi, come vi dicevo, sembra quasi un hippie, no? Questi movimenti degli anni 60, rifiutare i dogmi, avere degli obiettivi fuori dal comune, non accettare ad ogni caso appunto gli insegnamenti classici. La regina di cuori è in un interno, vedete, è compassionevole, è empatica, la vedete che sguardo ha una coscienza elevata, rappresenta un ideale, un sogno, perché non ha ancora concretizzato totalmente come farà poi il re di coppe. Si vede che è in casa, è in pace, c'è qualcosa veramente di calmo, rispetto anche alle emozioni, è collegata a qualcosa di più alto tramite questa antenna, potremmo dire, che porta nella mano sinistra, e la coppa è chiusa, quindi potrebbe anche indicare la capacità di studiare comunque l'occulto, il mistero, è legata alle emozioni, ai sentimenti onesti, e c'è qualcosa comunque in questa coppa chiusa che ci ricorda il mistero che porta l'acqua, ne abbiamo parlato nell'elemento acqua, valori profondi, qualcosa veramente di misterioso. Ora sicuramente ci indica una persona, un'energia che assorbe tutto dagli altri, che ricerca l'armonia, la solidarietà, che non tollera il conflitto, diciamo che sicuramente la vediamo molto tranquilla. Il re di coppe, eccolo qua con la sua bella grande corona, tra le altre cose, guarda verso il futuro, è un personaggio amichevole, anche lui con la barba, sono due re con la barba, il re di denari e il re di coppe. Lui ha una barba grigia, quindi sicuramente in un qualche modo ancora più esperto, no, del suo elemento. Come dire, ispira quasi un'idea più di bontà che di, come dire, che di potere, e infatti ha una corona molto grande, ma non ha proprio l'atteggiamento di un re. Vedete che ha addirittura una corda attorno alla vita, sembra quasi più un monaco, comunque qualcuno che evolve nel mondo spirituale, e non ha bisogno di potere, eccelle proprio nei sentimenti, nelle emozioni. Potrebbe rappresentare anche il terapeuta, perché capisce gli altri, l'ambiente che lo circonda, per esempio, è sempre ottimista, è tollerante, anche lui sincero. E concludiamo il nostro viaggio, nel quale ci ha accompagnato il matto, eccolo qua, con il cavaliere di coppe. Allora, in questo caso la prima cosa che notiamo è che il cavallo è molto piccolo e la coppa che tiene in mano, che veramente verso l'alto, è molto grande, più grande quasi del viso del cavaliere stesso. Questo cosa vuol dire? Che il cavaliere oramai controlla la sua emotività, il suo istinto, i suoi impulsi, ha fatto il viaggio attraverso tutti gli elementi, i denari, il bastone, le spade, è arrivato alla fine con le coppe, e quindi difende l'amore degli altri, dell'altro, ama davvero con il cuore. E questo calice, che è più grande del suo viso, che rappresenta, come abbiamo già detto in apertura, il Graal, il calice in cui viene raccolto da Giuseppe d'Arimatea il sangue di Gesù. Quindi sicuramente l'amore legato però alla spiritualità. Anche lui potrebbe essere sicuramente un terapeuta, un counselor, e vediamo che è un personaggio gentile, altruista, sembra sensibile, sembra
cordiale, ha lo sguardo compassionevole, vedete, non so se si vede così, veramente compassionevole, e anche lui è in un qualche modo seducente, no? Si vede che è tranquillo e che conosce bene il suo elemento. E per terminare vi propongo una pratica, una piccola pratica, quindi chiudete gli occhi, respirate tranquillamente, scegliete fra i due elementi e i due semi che abbiamo analizzato, le spade e le coppe, uno dei personaggi fra Fante, Regina, Re, Cavaliere che vi ha colpito, e osservatelo oppure immaginatevelo internamente, e, poi osservate ciò che emerge senza giudicare, assolutamente senza giudicare, lasciatevi guidare. Abbiate fiducia, come vi ricordo sempre, nelle vostre capacità a collegare la logica, l'intuizione, il ragionamento e il sentimento. E dunque vi lascio con una frase di Jung tratta da Psicologia e Alchimia, che dice: non esiste luce senza ombra, nessuna totalità psichica senza imperfezione. La vita per compiersi ha bisogno non della perfezione, ma della completezza, la completezza dei 4 elementi, fuoco, aria, terra e acqua, che abbiamo analizzato in vari modi, e che ci costituiscono, come costituiscono l'universo e l'ambiente che ci circonda. Siamo fatti quello che è fuori anche dentro di noi e viceversa. Io vi ringrazio per avermi dedicato parte del vostro tempo. Le raccomandazioni abituali, se non vi siete abbonati al canale potete farlo, potete condividere il video, attivare la campanellina delle notifiche, pollice blu se vi è piaciuto il video, potete mettere un commento sotto, andare a visitare, vedere, a scoprire le pagine anche del profilo Instagram, che si chiama sempre Astro Tarotina. Tutte queste informazioni le trovate in basso nella descrizione del video, e se desiderate approfondire degli aspetti che vi riguardano personalmente, anche degli avvenimenti attraverso l'astrologia e i tarocchi, scrivetemi al mio indirizzo mail mariacristina.astrotarot con una T finale @gmail.com, e decideremo magari di fare qualcosa insieme. Vi ringrazio e alla prossima, grazie, grazie, grazie.